Ciao a tutti cari amici, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andremo a vedere se riceverete un aiuto per il vostro progetto. Potrebbe essere un aiuto di tipo pratico, magari finanziario o anche solo un supporto di tipo emotivo. Abbiamo due scelte, la prima carta che è saltata fuori è la carta numero 8, la tribù, e la seconda scelta è la carta numero 34, un aiuto. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto la carta della tribù. Andiamo subito a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. La carta della tribù in sé fa riferimento a qualcuno che si stacca dalla propria tribù, dal proprio gruppo, dalla propria famiglia, dal proprio intorno sociale per creare la propria realtà, la propria struttura, la propria famiglia, la propria azienda, quello che per voi rappresenta in questo momento il progetto che avete in testa, ok? Allora, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che comunque le letture sono di carattere generale, potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura. E nel caso vogliate contattarmi, trovate la mia email sotto nella descrizione del video. Allora, andiamo a vedere con i tarocchi di che tipo di situazione si tratta. Abbiamo una regina di bastoni, quindi qui potrebbe rappresentare una figura a voi vicina o semplicemente il fatto che voi vogliate prendervi il vostro potere personale, sviluppare la vostra arte creativa, sviluppare quello che è anche il lato femminile, il lato diciamo anche divertente, il lato ludico, perché i bastoni sono tutto quello che riguarda il movimento, il divertimento, l'entusiasmo, la passione, quello che muove. E poi abbiamo un 2 di spade e la carta degli amanti, ragazzi. Allora, sento che qui qualcuno è indeciso con questo 2 di spade. Credo che sia un passo importante quello che dobbiate fare, una scelta, insomma, importante. E qui abbiamo la carta degli amanti. Gli amanti parla sempre di una scelta fatta con il cuore. Mm, è la scelta fatta per amore. Quando c'è la carta degli amanti, per certi versi sento che è un po' come se nella situazione in cui siete viviate questa sorta di equilibrio, questa sorta di armonia, mi verrebbe da dire. E probabilmente è per quello che siete un po' titubanti e avete questo 2 di spade, perché lo faccio il passo o non lo faccio? Ok, andiamo avanti, vediamo che altro hanno da dirvi. Wow, un asso di denari, un 6 di coppe, molto bene. Andiamo a vedere l'ultima carta, è la temperanza, no, cos'è? La trasfigurazione, la morte. Al contrario. Allora, ragazzi, qui abbiamo due carte che parlano di nuovi inizi e di rigenerazione. Quindi ci sarà questo passo e ci sarà questo aiuto, perché vi ricordo che l'asso di pentacoli è quel dono, anche monetario, che arriva dal cielo, è quel nuovo tipo di strada, di percorso che porta ad un nuovo giardino, mm? Ad un nuovo... Quando si parla di giardini nei tarocchi, guardate anche se di coppe, si parla della natura rigogliosa, ok? Di qualche cosa che fiorisce. E difatti poi abbiamo anche questo 6 di coppe. Guardate, qui potrebbe essere veramente un vostro parente che vi aiuta o nel fare il passaggio o nell'iniziare questo nuovo vostro progetto, oppure proprio a livello economico o pratico, perché comunque è un asso di denari, parla della materia, potrebbe anche semplicemente essere una persona che vi aiuta, per esempio, ad organizzare il lavoro, a fare il trasloco fisicamente o cose di questo genere. Non sento che per tanti sia una questione legata
a una casa a livello di abitazione, ma è più un distacco dal nucleo familiare, come fare una filiale o andare a vivere da soli, nel senso di creare la propria famiglia, di creare il proprio gruppo, potrebbe essere anche un gruppo di studi, ragazzi. Mi parlano di farmacia. Il proprio gruppo farmaceutico o una cosa di questo genere. Scrivetemi poi se vi risuona. Quindi guardate, c'è il 6 di coppe. Il 6 di coppe fa riferimento a un'energia già presente nella vostra infanzia, per quello che potrebbe essere fortemente un parente, un cugino, un fratello o un amico legato a voi da moltissimo tempo, ok? È la carta del sogno, è il sogno che si compie. Abbiamo questo nuovo inizio e poi però abbiamo la morte al contrario. Adesso andiamo a vedere una carta in più per la morte al contrario, per piacere, grazie. Perché l'alchimista, il mago, una carta di nuovo che indica un nuovo inizio. Io credo che qui abbiate bisogno di creare realmente la vostra realtà. Il punto è che siete in due di spade, la figura è bendata, c'è qualcosa che non riuscite a vedere ed è per quello che probabilmente non riuscite al 100% a creare questa trasmutazione. Per qualcuno si tratta di, come vi posso dire, modificare un po' il tipo di prodotto che si sta vendendo o il tipo di linea, perché mi hanno parlato di linea, può anche essere la linea di produzione, se per esempio siete in appunto in un'azienda che fabbrica, che produce con linee di produzione, e poi c'è l'alchimista. L'alchimista è colui che ha tutte le capacità nelle sue mani attraverso gli strumenti, attraverso le conoscenze, attraverso le possibilità, attraverso la positività di creare la propria realtà. Qui avete bisogno di fare il focus della situazione. Cosa voglio da questa nuova impresa? Che direzione prendo? Che programma voglio dare a questo tipo di percorso? Lo sento una cosa su questo stile. Però ragazzi, sì, c'è l'aiuto. Fortemente potrebbe essere un aiuto economico o di tipo pratico, o potrebbe anche essere un aiuto di tipo divino. Quando c'è l'asso di denari, ricorda un po' la ruota della fortuna, potrebbe anche voler dire, visto che parla di aiuti inaspettati, ok, e di denari inaspettati, potrebbe anche fare riferimento a qualche vincita al gioco, qualche finanziamento che vi concedono, qualche tipo di sblocco a livello monetario, a livello pratico, a livello concreto. In realtà non vedo tante questioni burocratiche, penso che sia più una questione psicologica, mentale, cioè lo faccio o no, prendo questo tipo di decisione o no, faccio il passo oppure no. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho cosa si vede e cosa non si vede di questo tipo di progetto o di situazione. Diciamo che vi sento in una fase dove state valutando molto bene cosa fare. Ok, andiamo a vedere con Osho cosa si vede e cosa non si vede. Partecipazione. Allora, wow, quante carte. Abbiamo partecipazione, la miseria, la maturità e la pigrizia. Guardate, 4 e 4, 9 e 9. Allora, la partecipazione fa riferimento alla partecipazione ad un gruppo, e qui vediamo la tribù. Quindi io sento che le persone che vi stanno intorno vi sostengono, ok? Cioè, è come se fosse un passaggio naturale delle cose, un qualche cosa che deve avvenire o sì, prima o poi. Però abbiamo anche la carta della miseria, che è un 4 di pentacoli, parla di attaccamento, parla di qualcuno che ha paura di fare il passo perché mm, c'è una sorta di paura alla perdita, a perdere denaro, a perdere magari anche fama, reputazione. Quello che non vedete è che i tempi in realtà sono maturi, ok? Per effettuare il passo, ma vi affligge un po' di pigrizia. Come vi dicevo, qui siete in una situazione comunque
di armonia, di magari sì, ci sono gli screzi come in qualsiasi tipo di gruppo, però voglio dire fondamentalmente c'è questa armonia e questa, perché è un 9 di coppe, quindi una carta di appagamento, una carta di sogno compiuto e il 9 della carta della maturità è un 9 di pentacoli, parla anche qui di abbondanza, di prosperità. Ragazzi, qui è il momento giusto di fare questo passo. Mm? E sì, riceverete l'aiuto che state aspettando, che potrebbe essere economico, ma diciamo in generale più da un punto di vista pratico. Andiamo a vedere con le fatine. Mm, realtà. Allora, la fatina sta specchiando la sua immagine nell'acqua. Fa riferimento un po' al guardarsi addosso, come vi posso dire? Perché lo specchio riflette un'immagine che è distorta, non è quella reale. E quindi qui fa riferimento al rendersi conto di com'è la realtà, senza le proiezioni. Vi ricordo che anche qui avete il 2 di spade, che è una carta che è rappresentata da una signora bendata, ma c'è anche la luna e qualche cosa di profondo. La luna anche parla delle proiezioni, di quello che si vede solo a metà. Quindi è un po' forse il prendere consapevolezza ehm, della realtà, perché comunque qui avete un 6 di coppe e la carta degli amanti. Per qualcuno potrebbe anche fare riferimento alla persona di interesse che in qualche modo vi supporta anche, perché potrebbe essere lei che vi aiuta a livello economico, ma qui sento che c'è un supporto anche proprio da un punto di vista emotivo, da un punto di vista spirituale. È più vostra la paura di fare il salto, in realtà avete un sacco di energie positive intorno. Bene, cari amici della prima scelta, io spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia insomma aiutato a capire un po' meglio le energie che sono intorno a questa situazione. Commentatemi, fatemi sapere se vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto la carta numero 34, un aiuto. Qui giustamente si sta parlando del verificare se un certo tipo di progetto sarà supportato e quindi mi sembra una carta molto indicata perché parla appunto di un aiuto che arriva da qualcuno. Quindi diciamo che promette bene. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generico, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se proprio non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura e se volete contattarmi, trovate la mia email sotto nella descrizione del video. Allora, qui partiamo con la carta del mondo al contrario. La stella al contrario è un 6 di coppe. Cari amici, qui si tratta di un passo importante, potrebbe essere un trasloco, potrebbe essere un trasferimento all'estero, potrebbe essere un cambio completo di lavoro, un cambio di città, un cambio di mentalità, un cambio interno, un cambio interiore, perché comunque quando c'è la carta del mondo si fa anche riferimento un po' a quello che è il bambino interiore. Abbiamo poi anche la carta della stella al contrario e la carta del 6 di coppe. Allora, qui sento che è di tipo spirituale l'aiuto di cui voi avete bisogno. Ehm, è come se aveste bisogno dell'appoggio di una persona alla quale voi, insomma, stimate, avete bisogno come dell'appoggio di un familiare, come dell'appoggio o del supporto. Per qualcuno potrebbe essere la madre, per qualcun altro potrebbe essere magari un fratello o una persona, perché sei di coppe parla sempre di quelle energie di un'amicizia pura, di un'amicizia genuina e costruita nel tempo, parla proprio dell'infanzia, ok? Per qualcuno fa riferimento a qualcosa che è successo tempo indietro, e che in qualche modo
vi mette, diciamo così, in una vibrazione mentale un po' negativa. Probabilmente qualcuno si sta facendo influenzare da quelli che sono gli avvenimenti passati o le credenze del passato o quello che gli altri ci fanno credere. Molte volte noi crediamo, non lo so, vi faccio un esempio come un altro. Cresciamo credendo di non essere bravi in italiano, ipotesi, e poi cresciamo con quest'idea, abbiamo difficoltà magari anche a esprimere noi stessi perché convinti che non siamo bravi in italiano, quindi che non sappiamo scrivere e quindi di conseguenza si potrebbe sviluppare una difficoltà nel comunicare se stessi, nell'esprimersi, per poi in età adulta rendersi conto che in realtà si sa scrivere molto bene, si viene quasi naturale, qualcuno magari potrebbe anche sviluppare delle doti di scrittura automatica, per dire, mm? Lavorando appunto questa credenza limitante, quindi certe volte si crede di non essere abbastanza perché ce lo hanno fatto credere. Bisogna un po' lavorare perché comunque la carta della stella, ragazzi, parla, quando al contrario, parla di una perdita di speranze, come se qualcuno non vedesse l'obiettivo, non vedesse via d'uscita. eh, la sento un po' così, un po' frustrata in questo senso. E può esserci Ah, guardate, il mondo e il 6 di coppe sono due carte che parlano di figli, quindi per qualcuno si potrebbe trattare proprio di un aiuto spirituale o magari emotivo per quello che riguarda la gestione dei figli o cose di questo genere, o un supporto emotivo da dare ai figli. Però in realtà sento che è più una gestione emotiva per voi, che avete bisogno, di cui avete bisogno voi, in funzione della gestione dei figli. Non sono tanto i figli che hanno bisogno di questo supporto. Magari per qualcuno sì, non dico di no. Comunque, andiamo avanti. Allora, abbiamo un 9 di coppe, un cavaliere di bastoni, vediamo. Ok. E un re di bastoni. Guardate ragazzi, abbiamo due figure qui, alla fine della lettura. Sicuramente ci sarà qualcuno intorno a voi che vi darà una mano. Allora, potrebbero essere, perché vi dico, avendo due figure potrebbero essere due persone di tipo diverso, mm? Quindi magari una un po', magari sono della stessa famiglia, potrebbero anche non essere direttamente della vostra famiglia, potrebbero anche essere due persone esterne, ipotesi, che vi vengono in aiuto, che vi vengono incontro, insomma, oppure potrebbero essere due persone della vostra famiglia, tendenzialmente due uomini, ma non è detto, può anche essere una donna e un uomo o due donne con una forte energia maschile. Però quello che sento è che alla fine, ragazzi, avete il 9 di coppe, quindi si va verso quello che è il sogno compiuto. Io sento che riceverete quel tipo di appoggio morale, quel tipo di appoggio concreto da un punto di vista proprio pratico con le questioni che in questo momento, diciamo, vi stanno a cuore. Sento che qui davvero può essere che qualcuno si debba trasferire da una città all'altra e ci sia un problema di gestione per i figli, per le scuole. Ehm, sì, è qualcosa riguardo un cambiamento importante. Comunque queste due figure vengono proprio per darvi una mano, per aiutarvi, ok? C'è questa sorta di presa di potere personale, ragazzi. Perché finiamo comunque la stesa con un re di bastoni, che è una figura di comando, di controllo. Lui è un re, è arrivato dove è arrivato perché sa gestire le cose, le persone che sono sotto di lui. Ok, Osho, maturità e miseria. Sono due carte che sono arrivate anche nella stesa prima. Difatti le rimetto dentro. Rimischio. Se devono uscire escono tanto, o escono due energie simili.
Ok, andiamo a vedere con Osho invece, che cosa si vede e che cosa non si vede di tutta questa situazione. Abbondanza, prima c'era maturità, oltre le illusioni e lottare. Interessante. Allora, la carta dell'abbondanza direi che parla di nuovo, è un re, un'altra volta, è un re di denari, una persona generosa. Ragazzi, sì, riceverete il tipo di aiuto da questa persona. Potrebbe essere un padre, potrebbe essere un fratello, potrebbe essere uno zio, un cugino, un amico, un conoscente, veramente. Sento che è una persona familiare comunque, del vostro intorno, diciamo così, molto stretto. Ehm, ecco, questa carta, oltre alle illusioni, è la carta del giudizio. Qui parla, in in questo mazzo è raffigurato come una farfalla, quindi come se ci fosse una trasformazione e poi c'è una sorta di accento su quello che è il terzo occhio. Bisogna cambiare il modo di vedere le cose, ci deve essere una trasformazione nel vostro modo di visualizzare le cose, di vedere le cose, nel vostro modo, diciamo così, di vivere la vita, perché questo è un cavaliere di spade. Voi state lottando e invece forse bisogna imparare a trovare un po', sì, andare avanti che va bene, però cercare anche un po' il lato ludico delle questioni, delle situazioni, della vita, perché se è sempre tutto così molto grave, molto pesante, cioè non fa neanche poi troppo bene. Bisogna ritrovare un po', secondo me, l'entusiasmo, la verve, vedere un po' cioè non c'è solo il problema di adesso, nel senso i problemi ci sono, si risolvono piano piano, cioè fanno parte degli alti e bassi della vita, degli insegnamenti, no? Però ecco qui è un po' il trovare la propria pace, sento, trovare il proprio nove di coppe, il proprio sogno, il proprio appagamento interiore, indipendentemente da quello che ci succede intorno, cioè non farci troppo, come vi posso dire, muovere o smuovere a livello emotivo da quello che ci succede, cioè cercare di mantenere uno stato di pace, felicità e serenità a prescindere dai problemi che si presentano. Poi è chiaro, ci sono problemi con cui si può fare e problemi magari un po' più importanti con cui diventa difficile farlo, però provarci almeno è l'avere un'attitudine positiva, l'avere quello che è una mentalità di abbondanza. Però ci arrivate, perché c'è il 9 di coppe, c'è questa carta che secondo me sono molto collegate, perché comunque ehm, f- parlano entrambe di spiritualità. Qui si tratta di riuscire a fare questo switch a livello mentale, a livello di osservatore o osservatrice, per riuscire a trovare l'appagamento che già avete. Comunque arriva l'aiuto, ragazzi. Guardate, avete anche la carta del mondo e la carta della stella, che sono due carte un po' di destino, diciamo, no? Quindi la stella fa riferimento al fatto che il destino è scritto nelle stelle. Sono però al contrario, sento che qualche cosa cambierà. Ehm, ma avete, diciamo che sono nell'aria, però probabilmente non è ancora il momento, dovete ancora elaborare questa fase di illusioni che avete dentro di voi. Però comunque sarete supportati sia da un punto di vista, ehm, diciamo, emotivo e spirituale dai vostri cari, da qualcuno che è intorno a voi, da anche più persone sento che sono intorno a voi, e anche da un punto di vista divino. Il punto è che siete voi che, avendo la stella al contrario, non vedete bene oltre le illusioni. Ecco. Quindi forse si tratta di godersi il percorso, di godersi il viaggio, di non aspettare il risultato, di non essere attaccati al risultato. È un po' quello che vi dicevo prima, no? Non farsi toccare
a livello interno, non, come posso dirvi, non lasciare che gli eventi esterni influenzino il vostro stato di pace interiore. Andiamo a vedere un ultimo suggerimento con le fatine. Rinascita, wow, bellissima carta. C'è la possibilità, ma infatti qui avete il mondo, è girato al contrario, è vero, però è nell'aria, sta per cambiare qualcosa, sta per esserci un cambio radicale, o quello che potrebbe essere un cambio di idee, un cambio di, come vi dicevo prima, di casa, di lavoro, o magari tutto insieme, perché il mondo è il vostro mondo che si stravolge. In realtà è una carta di compimento, è la carta di una chiusura a ciclo. Qui vi state apprestando a chiudere un ciclo e ad aprire un ciclo nuovo. Sì, ragazzi, avete tutto il supporto, sia fisico nel mondo terreno, sia da un punto di vista del mondo, diciamo, un po' più sottile. Quindi state sereni, prendete le cose un po' più con un divertimento, ecco. Rendetevi conto che siete nell'abbondanza, bisogna solo forse cambiare un attimino il punto di vista, ok? Senza essere troppo, perché comunque, guardate, Madre Teresa di Calcutta non partecipava alle marce contro la guerra, però ha detto: quando farete una marcia per la pace, io ci sarò. Questo perché? Perché aveva capito che fare una marcia contro la guerra, che sia contro o per la guerra, il soggetto era la guerra, quindi si dava energia a quella cosa lì. Invece lei diceva, quando farete quando ne farete una per la pace, allora io verrò, perché si dava energia alla pace. E qui con questo cavaliere di spade sento che state dando troppa energia, anche un po' rabbiosa. Guardate com'è arrabbiata la figura, i pugni chiusi, stretti. Ok, quindi forse lasciate andare un po' la presa, divertitevi, state sereni, abbiate fede, perché qui vi manca proprio la speranza e con la stella al contrario. Un po' disillusi vi sento. Va bene, fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Io spero che comunque la lettura sia stata utile per guidarvi, insomma, per aiutarvi. Se volete supportare il canale potete mettere un like, potete condividere. Io vi ringrazio di essere rimasti qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!